Ciao, questo è Fixit, il format dove ti racconto come ho fissato la maledizione di Strahd e ripartiamo dal villaggio di Barovia. Ci troviamo davanti alla taverna Il Sangue della Vigna e già subito gli avventurieri possono notare un dettaglio importante: l'insegna è stata sfregiata e il nome Vigna è diventato Vita. Il perché e il quando questa cosa sia avvenuta non è dato sapere, non è scritta sul manuale, in realtà è un dettaglio poco importante, ma potrebbe essere importante per il master affinché possa dare rotondità e profondità un minimo all'ambiente. Una delle centinaia di soluzioni che mi possono venire in mente è che siano stati proprio i baroviani a sfregiare l'insegna trasformando Vigna in Vita, proprio perché ultimamente c'è carenza di vino. Ma perché il vino è così importante al villaggio di Barovia? Beh, arriva da lontano, arriva da ovest, nessuno dei popolani baroviani sa esattamente chi lo produce, sanno soltanto che arriva tramite i vistani e ultimamente ve n'è molto meno, tant'è che Arik stenta a concedere del vino a chiunque arrivi alla locanda. Il vino è l'unica cosa che dava speranza ai popolani baroviani, perché dopo una lunga giornata di lavoro in un villaggio fantasma dove per la metà dei popolani sono vuoti e l'altra metà sono persone tristi che non hanno alcuna aspettativa per il futuro, l'unica cosa che li faceva andare avanti era sapere che potevano arrivare in locanda e bere un goccio di buon vino arrivato da lontano. Non si può contare sul cibo al villaggio di Barovia, perché qualsiasi cosa nasca dal raccolto è già marcescente, polveroso ed insapore, ed essendo che il duro lavoro nei campi non viene ricompensato come dovrebbe, il vino è l'unica fonte di salvezza per le anime di questo posto. E questo potrebbe essere soltanto uno dei centinaia di motivi per cui l'insegna è stata sfregiata, proprio perché i popolani baroviani hanno completamente perso le speranze anche nell'unico luogo in cui sapevano che potevano rinfrancare il loro animo, il loro spirito bevendo un sorso di buon vino. Per quanto riguarda Arik, in realtà c'è ben poco da dire, a meno che non siate voi ad approfondire il personaggio, ma di base, una volta entrati, gli avventurieri noteranno quest'uomo che fa meccanicamente sempre gli stessi gesti. Arik è un guscio vuoto, ma che cos'è un guscio vuoto? Beh, all'interno dell'ambientazione di Barovia, una persona su 10 nasce senza anima. Questa viene detto guscio vuoto. Non ha immaginazione, non ha fantasia, non ha sentimenti, non ha emozioni. Qualsiasi cosa faccia un guscio vuoto lo fa soltanto per inerzia. Non si sforza a parlare perché sa che non avrebbe senso interagire con le persone. L'unica cosa che fa è lavorare meccanicamente a quello che deve fare, quindi lavorare sui campi, nel caso di Arik per esempio lavorare, badare alla taverna. È importante che gli avventurieri notino questi dettagli su Arik. Devono immediatamente capire, se non l'hanno fatto già prima con altri popolani del villaggio di Barovia che magari camminavano per le strade, capire immediatamente che Arik ha qualcosa che non va, ha qualcosa di strano, è troppo disinteressato ad ogni cosa. Qualsiasi informazione gli avventurieri cercheranno di raccogliere tramite Arik, lui risponderà con dei versi, dei mugugni, risponderà semplicemente un sì o un no, o ancora più probabile risponderà un semplice la cosa non mi interessa, perché ad Arik non interessa nulla di nulla. L'unica cosa che gli importa è portare il cibo a tavola delle persone, degli avventori che sono in taverna, e riempire i boccali con del vino che adesso sta scarseggiando purtroppo. Prima di andare avanti con l'approfondimento di Ismark e delle tre Vistana bisogna capire quali sono gli obiettivi da raggiungere all'interno della taverna per gli avventurieri. Gli obiettivi anche qui sono essenzialmente due. Il primo è quello di conoscere Ismark e il secondo è quello di conoscere le leggende. A pagina 26 e 27 del manuale si trovano le leggende baroviane e leggende dei Vistani. Le leggende baroviane comprendono il diavolo Strahd, la terra di Barovia, le credenze e le superstizioni, e poi c'è il calendario baroviano. Secondo me è importante che gli avventurieri, sia prima di raggiungere la foresta di Svalic, insomma Barovia, sia dopo averla raggiunta, conoscano qual è il periodo temporale che differisce tra il loro piano materiale in cui vivevano prima e il semipiano di esistenza di Ravenloft in cui sono appena arrivati. La discrepanza temporale farà capire immediatamente loro che si trovano su un altro piano di esistenza, ed è questo il motivo per cui bisognerebbe, secondo me, scandire qual è il periodo di tempo in cui vivono prima di arrivare a Barovia.
In realtà la cosa è molto semplice, se state giocando seguendo la lore di Dungeons and Dragons ci troveremo più o meno nel 1492 del calendario delle valli, mentre per quanto riguarda Barovia ci troviamo nel 735. Basterà far notare questa discrepanza per far capire loro che si trovano su un altro piano di esistenza. Siamo nel 735. Direi di no. Beh, sì. Se siamo totalmente isolati dal mondo esterno è probabile che ci troviamo su un altro piano. Significa che qualsiasi cosa che faccia parte di questo piano nel quale siamo è sotto il potere di Strahd. Torneremo tra un attimo a parlare delle leggende, prima però affrontiamo il discorso di Ismark, perché entrambe le cose sono strettamente connesse. All'interno del manuale Ismark è risicato a neanche un rigo di spiegazione, secondo me questa è una cosa sbagliata, non gli rende giustizia, considerato il fatto che per buona parte dell'avventura, cioè tutto il tragitto che va dal villaggio di Barovia fino alla cittadina di Vallaki, sarà uno di quei PNG che gli avventurieri dovranno portarsi dietro, e allora a questo punto bisogna in qualche modo favorire un carattere a questo personaggio non giocante e trasformarlo da un PNG ad una risorsa per gli avventurieri. Qual è l'obiettivo di Ismark nei confronti degli avventurieri? Beh, suo padre è morto da poco, è morto di crepacuore a causa degli attacchi insensati, funesti e costanti che arrivano davanti casa sua, alle porte di casa sua, distruggendo la casa, distruggendo porte, finestre, cercando di entrare a tutti i costi per catturare la sorella adottiva, Irina Coliana. Il padre non riesce a resistere a tutti questi attacchi durati per almeno 3 giorni di tempo, secondo il manuale, e quindi muore di crepacuore. Una volta defunto il povero borgomastro, gli attacchi cessano improvvisamente. All'interno del manuale noi sappiamo che Strahd sta concedendo un periodo di lutto alla famiglia, in particolare ad Irina, di cui è follemente ossessionato, ma la verità è che né Ismark né Irina sanno perché questi attacchi all'improvviso siano cessati. A prescindere da come voi vogliate interpretare Ismark o vogliate usarlo nel corso della vostra campagna, Ismark dovrebbe comunque rappresentare la nuova figura del borgomastro. Magari potrebbe essere un giovane introverso all'inizio, ma che poi sviluppa un carattere forte in seguito, durante tutto il corso dell'avventura. Ricordatevi che Ismark comunque sarà uno di quei PNG, di quei personaggi non giocanti che dovranno seguire il gruppo, a meno che voi ovviamente non vogliate fare diversamente, ma all'interno della storia lui si troverà costretto a fare il viaggio fino almeno alla cittadina di Vallaki, e questo viaggio dovrà comunque segnarlo profondamente, dovrà comunque cambiarlo e trasformarlo da Ismark il piccolo, come è scritto sul manuale, ma io qui l'ho interpretato come Ismark il giovane, a Ismark l'uomo, Ismark il borgomastro, Ismark l'uomo che accetta le sue responsabilità e prende il posto di suo padre. Ismark infatti sa che dopo la perdita del padre è chiamato a guidare il popolo del villaggio di Barovia, un popolo che comunque è scarno, un popolo che è triste, ma lui vuole cambiare le cose, lui è deciso ad andare contro Strahd, è deciso a combattere contro la maledizione di Strahd, ma prima ancora deve mettere al sicuro sua sorella. Ismark si presenterà agli avventurieri e sarà gentile e affabile, e sarà l'unica persona gentile che gli avventurieri probabilmente avranno incontrato fino adesso, oltre, se avete seguito il mio consiglio su Periwinkle, oltre al giovane Periwinkle. In un modo o nell'altro Ismark si siederà al tavolo a parlare con gli avventurieri, ed è qui che loro mostreranno la pergamena trovata all'interno della foresta di Svalic. Ismark leggerà la lettera, vedrà la scrittura di suo padre è morto da pochi giorni, la ferita è ancora troppo profonda e magari potrebbe scappare una lacrima che solca il suo viso in quel momento di commozione, e rivelerà loro di essere il figlio del borgomastro defunto. Affronterà quelli che sono i temi per lui importanti, quindi il fatto di sua sorella, il fatto che dovrà tenerla al sicuro e portarla a Vallaki, ma soprattutto il fatto che ancora in casa sua c'è la bara di suo padre con il corpo di suo padre, e il fatto che lui da solo non possa portare il feretro alla chiesa. Perché Ismark non può chiedere aiuto ai popolani baroviani? Beh, loro sanno che il diavolo Strahd è ossesso
ossessionato da Irina Coliana e quindi si tengono ben lontani da loro due, soprattutto adesso che il borgomastro è morto. Il borgomastro è morto. Come faremo adesso? Questo villaggio è perduto. Hai sentito di Irina? Sembra sia stata abbracciata dal diavolo in persona. Sì, deve essere stata lei a uccidere il borgomastro. E Ismark sarà distrutto, povero giovanotto. Il padre è morto e la sorella è un demonio. Shh, abbassa la voce, potrebbe sentirti. Quindi se tutto andrà bene, a questo punto gli avventurieri dovranno chiedere appuntamento ad Ismark per il giorno seguente direttamente a casa sua, in modo tale da poterlo aiutare a condurre il feretro direttamente alla chiesa. Quindi l'obiettivo di Ismark è quello di capire se gli avventurieri sono in buona fede o meno, perché vuole affidare la sua vita e quella di sua sorella nelle loro mani, in modo tale che possano percorrere una strada ardua come quella che è il tragitto che li separa dal villaggio di Barovia alla cittadina di Vallaki. Ismark è convinto che Vallaki sia una città protetta, lontana da strada, abbastanza lontana da poter tenere sua sorella al sicuro. Non approfondirò in questo momento il tema di Irina, basterà sapere che Strahd è ossessionato da lei. La cerca, la brama, la desidera, la invoca. Fatto sta che Ismark sa di questa ossessione e sa che deve proteggerla. Senza più la presenza di suo padre, lui è rimasto l'unico che può proteggerla. Non perché Ismark crede che Irina sia fragile e debole, ma semplicemente perché è una sua responsabilità. Da questo momento in poi tutto quello che verrà sarà gettare le basi per l'avventura. Bisogna andare con calma, bisogna cercare di essere chiari e decisi nella spiegazione, ed è per questo che il manuale ci viene incontro. Le leggende baroviane hanno tutti gli argomenti necessari da poter esprimere tramite Ismark verso gli avventurieri, sia per poter approfondire la natura di questo luogo, la natura della maledizione di Strahd, la natura di Strahd stesso, sia per cercare di riempire quella che è una sessione che altrimenti si baserebbe su una conversazione sterile. Decidete voi ovviamente quali delle nozioni all'interno della sezione delle leggende baroviane possono più o meno essere utili espresse da Ismark all'interno della taverna. Sappiate che però possono essere argomenti molto interessanti e secondo me sono anche fondamentali per riempire questa fase di gioco. Io per esempio non mi sono limitato e ho raccontato tramite Ismark quasi tutto quello che è presente all'interno della sezione leggende baroviane. È venuta fuori una bellissima conversazione, un bellissimo scambio di argomenti tra una parte e l'altra. Gli avventurieri sono riusciti a a dare forma a quello che è lo spazio intorno a loro, a quello che è Strahd e tutto ciò che li circonda, e io ho avuto una sessione davvero gratificante. Non preoccupatevi del tempo che scorre, perché questa sarà una fase lunga, sarà una fase di spiegazioni, una fase di racconti, una fase di esplorazioni dei personaggi non giocanti e degli avventurieri. Tra le decine di nozioni che Ismark potrebbe rivelare agli avventurieri potrebbe anche esserci il fatto che i Vistani siano le uniche persone in grado di attraversare le nebbie e di uscire da Barovia. Tramite questa importante informazione gli avventurieri capiranno di dover porre attenzione anche alle tre Vistana. Chi sono queste tre Vistane? I loro nomi sono Mirabel, Alenka e Sorvia, e di fatto sono le proprietarie della taverna, mentre Arik è soltanto il gestore, e loro si assicurano che gli avventurieri, che gli avventori paghino ciò che hanno consumato. Uno dei temi che sicuramente andrà rivelato tramite le Vistana è il fatto che i Vistani hanno una matriarca, sono comandati da una donna che si chiama Madame Eva e che si trova lontano dalla loro posizione attuale. Spiegate loro che si trova in un accampamento a circa 2 ore di cammino dal villaggio di Barovia, e cercate di indurli a raggiungere quell'accampamento, quindi parlate di Madame Eva. Parlate del fatto che Madame Eva è una donna mistica e che si occupa di leggere i tarocchi, di leggere il futuro. Ed è proprio qui che si può giocare con la questione dei tarocchi. Dunque il fatto è questo: all'interno del manuale c'è la lettura dei tarocchi, che è fondamentale per il master per comprendere quali sono le vie da percorrere in questa ambientazione. Non approfondirò adesso questo argomento, rimaniamo in tema. La lettura dei tarocchi viene fatta per 2 volte. La prima il master la farà
per i fatti suoi a casa sua, servirà a lui per dare una direzione iniziale agli avventurieri e alla trama e alla storia di questa avventura. La seconda lettura dei tarocchi invece verrà fatta tramite Madame Eva all'interno del gioco stesso, e questa sarà la lettura definitiva, cioè saranno i percorsi che Madame Eva stabilirà per gli avventurieri per riuscire a sconfiggere la maledizione di Strahd. Sapendo questo, nulla toglie al master il fatto di poter giocare con questa informazione e giocare con almeno una delle 3 Vistana qui presenti. Una delle 3 Vistana infatti potrebbe fare la prima lettura dei tarocchi e quindi evitare la fase in cui il master da solo a casa sua gira le carte per determinare alcuni punti fondamentali della storia, ma farlo fare direttamente a una delle 3 Vistana davanti agli avventurieri. La prima cosa è che crea confidenza con la natura e con le credenze e le superstizioni dei Vistani agli occhi degli avventurieri e dei giocatori, e la seconda è che il master può dare una direzione relativa, ovviamente non definitiva, a quello che sarà la storia da qui in avanti. Ovviamente, per non snaturare l'importanza di Madame Eva, andrà specificato il fatto che questa Vistana non è una reale cartomante, ma che sta soltanto giocando, passando del tempo al tavolo. Del resto la cartomanzia, i tarocchi fanno parte della loro cultura. Una delle cose invece di cui secondo me non bisognerebbe affrontare il discorso è il fatto che i Vistani siano in grado di fare il malocchio, di gettare il malocchio su chiunque essi vogliano, perché questa informazione deve essere segreta, perché nel momento in cui gli avventurieri fanno un torto ai Vistani sarà in quel momento che scopriranno che i Vistani possono fare il malocchio direttamente in gioco. Quindi cercate di far capire che i Vistani sono per la maggior parte dei servitori di Strahd, per la maggior parte appunto. Il master dovrebbe comunque lasciarsi una porta aperta, uno spiraglio aperto per poter in futuro, qualora gli servisse, creare e generare un PNG Vistana che possa essere un alleato per gli avventurieri. La notte cala silenziosa e gli avventurieri si ritroveranno stanchi a richiedere delle stanze per andare a dormire. Una volta smistati all'interno delle stanze, fate attenzione a questa fase. Gli avventurieri dovrebbero vedere attraverso le finestre della taverna una scia luminosa, la scia della Marcia dei Morti. Approfondirò nel prossimo video tutto quello che è la Marcia dei Morti, la chiesa e Padre Donavich, Mary la Matta e anche la casa infestata. Io vi ringrazio per aver seguito, lasciate un like, un commento qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!